velocile, è veramente veloce. Maserati Gran Turismo Trofeo, la nuovissima erede della indimenticata Gran Turismo, una delle GT più belle della storia, con uno dei sound, delle melodie più belle e forse irripetibili. La sua antenata, che è andata in pensione non da molto in realtà, aveva un bel V8 con questa nota che tutti gli appassionati del mondo ricordano e ricorderanno per sempre. La nuova Gran Turismo ha un motore V6 biturbo Nettuno, quindi i più attenti sanno già di cosa parliamo, il motore che abbiamo conosciuto per la prima volta sulla MC20. Chiaramente parliamo di macchine diametralmente opposte, una GT trazione integrale con motore anteriore contro una supercar a motore centrale posteriore con qualche cavallo in più e qualche chilo in meno, ovviamente. L'MC20 ci ha fatto innamorare, per me non è stato un colpo di fulmine, ma avendola avuta un paio di settimane a disposizione l'ho conosciuta a fondo e dopo pochi giorni ho iniziato davvero a capire le sue qualità e la sua filosofia soprattutto. Con la Gran Turismo questo non esiste perché ti parla una lingua più facile da capire ed è ovviamente più alla portata di qualsiasi guidatore. L'MC20 in realtà no, per quanto ormai tutte le supercar sono molto amichevoli rispetto a quelle di qualche anno fa, l'MC20 ha talmente tanta personalità e ci sono talmente tante novità che alla fine non è così scontato interpretarla. La Gran Turismo, io sto provando la Trofeo, ma comunque anche le versioni più civili sono impostate allo stesso identico modo, è appunto una Gran Turismo ed è l'essenza della Gran Turismo moderna, è esattamente quello che mi aspetto e quello che voglio da una moderna Gran Turismo 2023 che deve rispondere a tutti i canoni che richiede il mercato, soprattutto il mercato che a me non piace, cioè quello delle persone che vogliono stare comode. E la sfida di Maserati e del team di sviluppo era, immagino, proprio quella di accontentare i comodoni e accontentare quelli come me. Quindi come facciamo a fare una macchina che vada fortissimo, sicura e che sia super comoda per chi vuole viaggiare tranquillo, vuole preoccuparsi fino a un certo punto delle proprie abilità di guida? Ecco, come facciamo? Così, esattamente come hanno fatto. E qua, guardate, questa è una roba che il Made in Italy, anche quello di oggi, quello che qualcuno tende a criticare, è evidentissimo sulla Gran Turismo Trofeo. Non c'è nessuno al mondo che riesca a fare una macchina così, con questa passione di fondo, perché vi assicuro, per quanto sia una macchina del 2023, ancora da immatricolare nel caso di questa che sto guidando, si riesce a fare una macchina che abbia un carattere. La piattaforma di base è la Giorgio, diciamo, evoluta, quindi sapete che è quella su cui si è basata la rinascita della moderna berlina Alfa Romeo, quindi la Giulia e le successive cugine, e a testimonianza della bontà del progetto originario che ormai risale a qualche anno fa, la Gran Turismo sfrutta alla perfezione il pianale con questa evoluzione. Una macchina così grossa che maschera benissimo, grazie al design pressoché perfetto del centro stile Maserati, dimensioni insomma non proprio contenutissime come è giusto che sia per una vera Gran Turismo, con due posti non comodissimi ma comunque utili di dietro e una plancia, un'abitabilità da vera viaggiatrice, che diventa viaggiatrice nel tempo quando schiacci il pedale destro e chiami a rapporto tutti i 550 cavalli della versione Trofeo che il motore Nettuno eroga in una maniera clamorosa e la trazione intelligentissima davanti e dietro comunica tra i due assi in maniera, per quello che ho visto finora, impeccabile. Ti tira fuori da tutti gli angoli di curva che vuoi, sempre in modo fermo, sicuro. Si scompone poco e niente, giusto quando davvero sei tu che glielo chiedi. Ecco, per esempio qui siamo in modalità corsa, quindi le sto chiedendo di non aiutarmi per niente tranne che con la meccanica, e devo dire è piantata. A occhio e croce penso che ci siano veramente poche macchine di questa stazza che potrebbero dire la loro contro la Gran Turismo Trofeo su strade come queste. Chiaramente, come sapete, mamma mia, non mi occupo volentieri di
argomenti come il comfort, l'infotainment e tutte queste cose non mi interessano e non mi interesseranno, spero mai, quindi vi parlerò soltanto della dinamica, del come sta in strada. E quindi la precedente Gran Turismo era motore anteriore sempre, ma trazione posteriore. Qui abbiamo una trazione sulle 4 ruote che può trasferire la trazione tutta dietro fino al 100%, quindi diventa in alcune circostanze totalmente posteriore, ma quando siamo così stretti su una curva e diamo gas, con la vecchia Gran Turismo non potevamo assolutamente sperare in un'uscita di curva come questa. Quindi deve ovviamente piacere a chi la guida, a me piace, io preferisco sempre la trazione posteriore, ma poi dipende. Su alcune macchine come questa può tranquillamente essere anche più adatta in tante circostanze. Quello che è importante è quanto bene lavora, e qui per quanto riguarda la guida e il piacere di guida non c'è confronto con le altre nazioni. Abbiamo sempre stravinto e continuiamo a stravincere, questo ve lo dico con un po' di orgoglio, sì, ma con... bello! È cattiva, speravo che fosse così, perché vedendola è molto civile, nel senso è molto elegante, non ti fa pensare che potrebbe farti passare i guai in una strada di montagna, ma questa non è tanto più lenta di un MC20 e tu qui vai in giro comodo. Un'altra cosa che mi piace molto è che è sì super moderna, ma non ha le forzature di tante macchine super moderne come il touch sparso dove non serve. Qui l'esperienza di guida è analogica nel modo giusto, quindi sul volante non c'è nulla che non sia sensibile, quindi ci sono i tasti che tu anche guidando forte puoi sapere perfettamente quello che premi quando lo premi, quindi io mi posso concentrare totalmente sulla guida, anche su una macchina che in realtà sarebbe giustificata in questi tempi ad essere un po' più fighettina, no? Invece per fortuna quel trend spero che si stia già perdendo e quindi riesce a guidare come una supercar, una macchina che in realtà è grossa, comoda, porta dietro ovviamente, anche se limitato, un peso non da supercar, da macchina che ha tutte le comodità per definirsi una Gran Turismo. Quindi insomma il concetto della macchina è pressoché perfetto. Era difficilissimo eguagliare almeno la bellezza della Gran Turismo di una decina di anni fa, ma credo di poter dire senza grossi problemi che non hanno sfigurato. La Gran Turismo precedente aveva quel boccone anteriore meraviglioso, che qui è un po' più piccolino, un po' più contenuto. Lo sviluppo dei proiettori anteriori qui è verticale, lì era orizzontale, può piacere più o meno, ma comunque il risultato è buono ed è il family feeling giusto delle attuali Maserati, quindi sviluppo verticale come sull'MC20, la Grecale e non la Levante. Lei è bella per essere un SUV, bellissima. Hanno mantenuto perfettamente coerente la linea e lo sviluppo del profilo laterale, quindi i due passaruota, la curva dell'arco ruota posteriore che era bellissimo con lo spoilerino integrato preso in eredità pari dalla precedente, da cui discende, gli interni come da tradizione Maserati, impeccabilmente eleganti, sportivi e di qualità. Adesso che siamo in modalità corsa, il display riporta le informazioni che voglio, quindi forze G addirittura, contagiri, tachimetro, contamarce bello grosso al centro, mi dà indicazioni sul turbo, sulla coppia, sulla pressione olio, tutto giusto, anche sul display centrale dove di solito campeggia il navigatore, puoi mettere un display dove vedi tutti questi strumenti in una riproduzione digitale dei manometri, quindi bello anche questo. Ti porta effettivamente nella dimensione corsa quando glielo chiedi. E devo dire, rispetto ad altre macchine che hanno queste funzioni, tra cui GT, Sport e corsa, in corsa alcune diventano molto ruvide e non piace loro molto lavorare su strada con quella modalità. Sulla Gran Turismo sì, anche in corsa resta molto giusta. L'anteriore è bello, comunica perfettamente con l'asse posteriore e non si scompone minimamente, anche avendo un passo veramente importante, 2,90 circa mi sembra, vado a memoria, progressiva, cattiva,
bella, un bel carattere, bella davvero, sospensioni impeccabili, anche qui cambio meraviglioso, tutto giusto, essendo molto molto insonorizzata, giustamente, da dentro il sound si percepisce ma non è mai invasivo, cosa che ormai capisco sia giusta per tutti i tipi di utenti. A me andava bene anche più rumorosa, ma se fossi io un proprietario non dovrei metterci tantissimo a comprare uno scarico. La differenza tra modalità GT e modalità sport e corsa sonoricamente si percepisce molto, quindi bene. Ergonomicamente perfetta, il volante non è proprio un'assoluta novità, l'abbiamo già visto su qualche altra macchina, almeno questa forma, ormai sono più o meno tutti simili in realtà. Però meno male perché è perfetto. La dimensione della corona, l'impugnatura, il materiale, quando poggi questa parte qui della mano su questa razza, dopo un po' alcune macchine danno fastidio, questa qui è perfetta, quindi anche questo. E poi l'abitabilità e la visibilità dell'abitacolo è, scusate il gioco di parole, brillante. Vedi anche addirittura i passaruota un po' alti, che è bello, dà molto il senso di quello che sta succedendo fuori, e questo insieme a quello che senti ti dà un'esperienza di guida veramente ottima. E mi rincuora tantissimo che sia una macchina del 2023 totalmente termica, con delle giuste sfumature tecnologiche ma che non infastidiscono neanche me, che rompo le palle veramente su tutto. Quindi è una gran vittoria. Per chi avesse perso la prova dell'MC20 che abbiamo fatto l'anno scorso, vi spiego al volo il Nettuno. Diciamo che la parte più interessante e innovativa di questo propulsore è il fatto che abbia una precamera di combustione, quindi che prepara, diciamo, lo scoppio arricchendolo prima di eseguire il vero e proprio scoppio, e questo ovviamente dà 1000 vantaggi. Dovrebbe darne anche a livello di consumi, io su questo non posso dirvi niente perché mi sembra che i consumi siano degni di una supercar, nel senso che consumano tutte, se camminano consumano, sicuramente dati alla mano sarà più parca di altre, ma questo non posso dirvelo io. E poi c'è anche la funzione della disattivazione di una delle bancate, quindi la macchina quando è totalmente a riposo scoppia con soltanto 3 cilindri. Infatti le prime volte che lo sentivo, non sapendolo, mi sembrava di sentire una macchina, un utilitario, perché lo senti sonoricamente lo scoppio di 3 cilindri invece che 6. Vabbè, queste sono cose che ci interessano molto meno. Ovvio che essendo una macchina pensata per essere comunque comoda e per non avere praticamente nessuna rinuncia a livello di guida di tutti i giorni, anche io che sono 1,89 sto dentro molto comodamente e potrei tirare indietro il sedile ancora di tantissimo. Col fatto che il volante e il piantone sono regolabili nel modo più giusto immaginabile, tutto torna alla perfezione anche da questo punto di vista. È molto molto spaziosa, è comoda, non ti fa soffrire assolutamente mai di scomodità in nessun modo. E ho scoperto anche una cosa che non è da me ma l'ho apprezzata tanto: la ventilazione dei sedili. Non so quanto possa costare un sedile di questi perché ha veramente dentro qualsiasi cosa vi venga in mente. Quando inizi ad andarci un po' più pesante e la schiena un po' patisce, qui te la rinfresca alla perfezione. Tu stai qui dentro che vai come un demonio e sei fresco come un angioletto. Quindi bello anche questo. Chiaramente sono cose che interessano a chi pensa di comprare una Gran Turismo in tutte le sue versioni. Per quanto mi riguarda le altre non dovrebbero neanche esistere perché la Trofeo è fenomenale dinamicamente e castrare questo motore è un delitto, quindi la Trofeo è senza dubbio la scelta da fare. Potenza frenante, che ve lo dico a fare, si ferma come se fosse una macchina di 1000 kg, ma quello che mi impressiona è come affronta le curve un po' più strette. Cioè, con un passo così lungo e con la trazione integrale succede qualcosa di miracoloso in curva e si sente che è abbastanza meccanico, non è quella sensazione di stacco dalla strada che alcune macchine di oggi ti danno. Questa qui no, ti fa sentire praticamente tutto. È ovvio che c'è una grossa componente elettronica, come è giusto che sia, però in corsa, senza controlli attivati, ti fa sentire quello che deve, ed è bello, bello, bello. Chiaramente non è una macchina che ti aspetti di trovare in un track day. È la macchina che compra il dirigente d'azienda, il professionista, chi ha bisogno di spazio e comodità, chi è molto alto, però
io sono sicuro al 1000% che se portassi questa macchina qui in un track day in mezzo a macchine molto più leggere e specializzate non sfigurerebbe assolutamente, anzi sulle gomme giuste farebbe piangere letteralmente tante supercar. Quindi ottimo lavoro, ottimo. Ha una trazione che fa paura. È il tipo di macchina moderna, sportiva, che deve esistere. Deve essere questo. Davvero fatta bene, collaudata da qualcuno a cui piace smanettare con le macchine sportive, si vede. Non è una cosa scontata. Chi collauda queste macchine è poi l'artefice di tutte queste cose che noi notiamo, e qui ci ha messo mano qualcuno che la pensa come me. Elegante sì, ma molto autorevole, direi, sia nel comportamento stradale sia a livello di impatto estetico. Anche su questo colore qui, che per me è sempre un po' difficile apprezzare i colori opachi, questo grigio fa spavento. Quindi ottimo lavoro Maserati. Veramente la giusta, degna erede della memorabile Gran Turismo. Con cosa posso essere utile? Posso essere utile con navigazione, telefono, messaggio, musica, radio, caffè.